Salve a tutti, bentrovati. Allora, signori, per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. Dunque, in questo nuovo video ci occuperemo di come sostituire il sifone di un lavabo. I tubi di scarico che lo collegano alla rete fognaria generalmente sono di metallo, quindi per questo tendono a corrodersi a causa della ruggine. Quando accade questo, allora a noi non ci resta che sostituire l'intero sifone, il cui costo è di soltanto 6,50 €. Allora, la prima cosa da fare è svitare i dadi che tengono ancorato il lavabo al muro. Eccolo qua, questo ne è uno, ce ne sono due. Utilizzeremo una chiave da 18. Non è il caso che li rimuoviamo completamente, dobbiamo solo svitarli di 6-7 giri. In questo modo avremo la possibilità di sollevare un po' il lavabo di 2-3 cm e sfilare così da sotto la colonna che lo sostiene. State tranquilli che anche senza colonna il lavabo a terra non cade, perché ci sono sempre due dadi che non abbiamo rimosso completamente. Questo lavabo ha il sifone talmente ridotto male che ora vi invito a fare attenzione a guardare nel punto in cui vi ho messo questa freccia gialla. Guardate, fra poco lo vedrete cadere a terra appena sposto il lavabo. E beh, certamente era proprio da cambiare. È caduto? Adesso dobbiamo rimuovere la colonna che sostiene il lavabo, quindi con una spalla spingeremo da sotto per sollevare leggermente il lavabo e con le mani libere sfileremo la colonna che lo sostiene. Siccome il sifone che dobbiamo sostituire è caduto, come avete potuto vedere, allora vi mostrerò come toglierlo su un altro lavabo, perché ormai su questo non è più possibile mostrarvi la procedura. Allora, come dicevo, questo è un altro sifone, eccolo qua, dobbiamo rimuovere questo raccordo evidenziato dalla freccia gialla. Bene, una volta svitato il raccordo, ora dobbiamo solo estrarre il tubo di scarico del sifone dal muro. Avrete notato che rimuovere un sifone è veramente molto semplice. Ok, ora ritorniamo all'altro lavabo sul quale stavo lavorando prima. Eccolo qua, questo è l'altro lavabo. Il pezzo che vi indico adesso si chiama piletta, eccolo qua. Di solito la piletta non si cambia mai quando si cambia un sifone. Io lo faccio perché la piletta perde acqua e si è anche un pochettino ossidata. Bene, allora svito la vite del salterello e libero l'asta verticale che lo aziona. Rimuovo anche l'asta orizzontale del salterello. Poi prendo un cacciavite e lo introduco nella piletta per tenerla ben ferma. In questo modo. Poi, da sotto al lavabo con un altro cacciavite faccio leva sul pezzo sottostante della piletta per svitarlo. In questo modo.
Allora, questo è il pezzo che abbiamo rimosso. Adesso lo confrontiamo con il nuovo per vedere se ci troviamo con le misure. Se tutto va bene possiamo anche installarlo. Adesso mettiamo la guarnizione sulla piletta nuova e la introduciamo nel foro del lavabo. Poi mettiamo il cacciavite all'interno della piletta come vi ho fatto vedere prima per tenerla ben ferma ed andremo al di sotto del lavabo ad installare il pezzo sottostante. Logicamente non prima di aver installato anche su questo pezzo la nuova guarnizione. Inseriamo adesso l'asta orizzontale del salterello. Mi raccomando, l'asta deve essere rivolta verso la parete. Ecco, guardate la freccia, questa è la posizione giusta. Ora con un cacciavite a stella andremo a fissare anche l'asta verticale. Ok, la piletta nuova è stata installata, adesso vado ad azionare il dispositivo che comanda il salterello per controllare se va tutto bene. Allora, questo è il sifone vecchio che ho tolto, da notare che è completamente marcio. Adesso lo confronto con il nuovo per vedere se è lo stesso. Il nuovo l'ho pagato soltanto 6,50 €. Nel kit esce tutto quello che serve, troverete perfino tutte le guarnizioni che occorrono per installarlo. Il primo consiglio che vorrei darvi è installare la guarnizione della coppa del sifone. Eccola qua. Ora bisogna stringere molto bene a mano. Per il resto dei componenti vi consiglio invece di guardare il video, non farò nessun commento in quanto tutto è molto intuitivo. I raccordi vanno stretti molto bene, ma logicamente non bisogna eccedere con la forza in quanto si potrebbero spaccare. La grossa guarnizione nera di raccordo che va messa nel muro, eccola qua, non fa parte del kit del sifone, va acquistata a parte e costa soltanto 50 centesimi. Adesso confronto il vecchio tubo di scarico del sifone che ho rimosso, quello marcio, eccolo qua. Lo confronto con il nuovo che mi è uscito dal kit. Se le misure sono identiche posso installarlo. Normalmente nel kit viene fornito sempre un po' più lungo di quello che serve. Per favorire l'innesto di questo tubo nella guarnizione nera vi consiglio di metterci un po' di sapone liquido. La stessa cosa faremo anche sul tubo, metteremo un po' di sapone per lubrificare e poi proviamo a inserirlo nella guarnizione.
Quella che sto mettendo adesso è una guarnizione conica, anche questa uscirà dal kit. Ancora altro sapone e poi metteremo il sifone. I raccordi vanno stretti molto bene, ma logicamente non bisogna eccedere con la forza in quanto si potrebbero spaccare. Una volta finito tutto, vi consiglio prima di installare la colonna di guardare bene se la tubazione mantiene, se ci sono perdite di acqua. Se tutto va bene, allora rimontate tutto come stava prima. Ok signori, per installare la colonna faremo il procedimento inverso che abbiamo fatto prima. Ecco, spingeremo con una spalla il lavabo un po' all'insù, bastano un paio di centimetri, e poi metteremo la colonna sotto. Poi stringeremo questi due dadi con la chiave da 18. Mi raccomando, non stringete troppo, altrimenti si potrebbe spaccare il lavabo. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato, e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti. Saluta, ciao ciao. Saluta un altro poco. Ciao.